Lungi da me teorizzare cose complesse tra i vari capitoli. Non penso di essere in grado, il gioco è uscito da troppo poco tempo e ad onor del vero non ho giocato tutti Monkey Island. All'appello i primi 3, e il primo ed il secondo li ho rigiocati ciclicamente negli ultimi 15 anni, e non di più perché quando sono usciti io stavo praticamente nascendo. Il punto è che, pensando al fatto che questo gioco porta anche la firma del tanto discusso Ron Gilbert, il portatore ufficiale del segreto, ho ritenuto giusto giocare il Return to Monkey Island, avendo in mente la fine del secondo capitolo, ed effettivamente non credo sia stata una mossa sbagliata. Return to Monkey Island parte esattamente da lì, con quelli che credevamo fossero Guybrush e LeChuck bambini, in un plot twist del secondo capitolo totalmente inaspettato, rispetto a ciò che si stava raccontando almeno sino a quel momento. Ricordo ancora lo sgomento e la sorpresa nel vedere che la realtà si stesse man mano sgretolando, mentre sotto l'isola di Dinky un tunnel mi portò direttamente nel vicolo di Mealy Island, o nel vedere un uomo sotto la maschera del pirata zombie LeChuck, che ce l'aveva con noi per un giocattolo. Dopo aver visto il parco di Big Hoop per la prima volta, cercai di nuovo il video di quella scena, per poter vedere se mi fossi perso qualcosa di importante, e successivamente cercai su internet qualsiasi informazione emersa negli ultimi anni a proposito del segreto di Monkey Island, e cosa potesse avere a che fare questa conclusione con esso. Da interviste a Ron Gilbert e da ricerche transgenerazionali effettuate da molti giocatori, si è evinto questo. Il segreto di Monkey Island è che le avventure di Guybrush non sarebbero altro che il sogno ad occhi aperti di un bambino terribilmente assuefatto dal parco divertimenti che sta visitando. Quest'idea è avvallata dal fatto che nei primi 2 capitoli, e anche successivamente, ci siano molteplici elementi contemporanei come distributori automatici, sedie da ufficio, palloncini, luci e insegne luminose. Tutto è presente a prescindere dagli anacronismi del caso, perché la fantasia di un bambino ha molti meno limiti da dover oltrepassare. E se il suo divertimento nel fantasticare prevede che la fuga ripetuta dagli indigeni di Monkey Island venga risolta in modo sempre più folle, addirittura ponderando una porta in acciaio, allora è concesso. Oltre a ciò, ci sono tantissimi riferimenti a parchi divertimento. Ci sono persone in costume, ci sono le cacce al tesoro dove si vince una maglietta, ci sono stanze adibite solo al personale o fuori servizio, addirittura Scab Island sembra uguale al parco di Big Hoop. Infine, entrambe le storie piratesche sono permeate da comicità e da un'innocenza tipica di quella di un bambino. Infatti, i duelli si basano sugli insulti e sulla capacità di rispondere ad essi, nessuno viene mai ferito. Questa poteva essere semplicemente una caratteristica del mondo di gioco, ma introducendo l'idea che Guybrush stia immaginando questa storia di pirati, questa caratteristica del mondo di gioco non può fare a meno di diventare quantomeno rilevante. Ma come possiamo avvallare questa ipotesi? Perché questa più di altre? Alla fine del secondo gioco troviamo finalmente il tesoro di Big Hoop sull'isola di Dinky, che dovrebbe far parte delle isole attorno a Monkey Island. Il baule si rompe e tutto ciò che troviamo è un biglietto con su scritta la lettera E e un castello. Questo indizio, che potrebbe sembrare criptico, in realtà ha trovato un collegamento a mio avviso molto concreto, e cioè che sia un riferimento al vecchio biglietto E di Disneyland, che ti permetteva di provare le attrazioni nuove, le più famose, le più divertenti. Un sogno per un bambino. Un sogno per Guybrush, dunque, che vive la sua avventura per appropriarsi di questo biglietto, il suo segreto di Monkey Island. Inoltre, i vari tunnel sotto l'isola di Dinky e Fat Island, che portano in posti anche molto distanti, almeno visivamente tra loro, ricordano i tunnel dietro le attrazioni di Disneyland, e addirittura alcune location in particolare sono praticamente identiche. Questo biglietto e tutti i collegamenti a Disneyland fatti finora trovano ragione nel fatto che Ron Gilbert affermò di aver avuto l'idea per Monkey Island da un suo ricordo di bimbo, dove si trovava sulla sua giostra preferita proprio a Disneyland, Pirati dei Caraibi. Ron Gilbert aveva il desiderio di uscire dal percorso prefissato dalla giostra, di scendere dalla zattera e di addentrarsi in quel mondo di animatronics e casette per cercare le navi dei pirati. Ecco dunque che si chiude il cerchio. Guybrush è un bambino che ama fantasticare alla sua maniera, cioè innocente, su ciò che più ama, i parchi divertimento e i pirati. Proprio come Ron Gilbert, il suo creatore.
La spiegazione appena data, per quanto sembri lineare e per quanto personalmente l'avessi assunta come verità, non ha trovato un consenso unanime per varie ragioni. Una di esse è che in Curse of Monkey Island, non diretto da Gilbert, il parco divertimenti non è che una magia voodoo di LeChuck. Must clear my mind. Welcome to the Big Whoop Carnival, little guy. Come on over here and meet your old pal Dingy Dog. Oh, for crying out loud. Questa cosa è per certi versi partita dal finale del secondo, in cui si vede Chucky con una faccia demoniaca ed Elaine che si chiede che fine abbia fatto Guybrush. In ogni caso, personalmente, non essendo un gioco diretto da Gilbert, lascia il tempo che trova rispetto alla scoperta del suo segreto. Un'altra ragione è che Gilbert, dopo il secondo capitolo, sembra si sia divertito molto con gli intervistatori e gli amanti dei suoi due capolavori, dicendo cose come nulla di ciò che teorizzate è reale, anzi una teoria è più vera delle altre, ma non così tanto, confermando solo parzialmente ciò che è stato detto fino a quel momento. Questo può lasciar pensare che semplicemente non ci fosse nulla da dire di specifico e volesse solo far credere ci fosse un segreto, e tra poco su questo ci torneremo. Inoltre, come già detto prima, il finale del 2 lascia anche questa scena come cliffhanger, magari proprio per non precludersi alcuna possibilità per il futuro, a prescindere dalla direzione da prendere per spiegare il segreto. D'altronde, al tempo, Gilbert sosteneva di scrivere davvero parecchi plot prima di selezionare quello corretto, quindi può darsi semplicemente non volesse darsi alcun vincolo. Però, vero, sosteneva anche di sapere il segreto quale fosse sin dal principio. La realtà però è che su ciò che davvero sapeva Gilbert e sulla sua sincerità possiamo solo speculare. Gilbert, in una serie di interviste rilasciate in tempi effettivamente non sospetti, ha fornito molte informazioni e alimentato molti dubbi, lasciando speculare i fan. Nel primo numero di The Adventurer, rivista della Lucasfilm Games, c'è un'intervista a Gilbert, il quale sostiene che il primo gioco non sia effettivamente un gioco storicamente accurato, come già abbiamo visto, e che gli elementi contemporanei servono a dare umorismo al gioco, ma anche che abbiano un segreto, e che siano molto più rilevanti per la trama. Egli sostenne di star tenendo questo segreto per il seguito, che poi sarebbe stato Monkey Island 2. Inoltre, in una chiacchierata con Dominic Armato e alcuni utenti sul canale Monkey Island, di cui purtroppo non so quale fosse la chat, sembra che Gilbert abbia dato il meglio di sé, scherzando sul fatto che LeChuck e Guybrush fossero effettivamente fratelli, e dicendo che, tra 3 teorie proposte, una fosse più vicina alla verità delle altre, ma non chissà quanto. Le 3 teorie sono che il segreto di Monkey Island fosse la sua stessa locazione nel mondo di gioco, la seconda è che abbiamo a che fare con portali dimensionali e mondi paralleli ed è per questo che dopo la caduta su Dinky Island si ritroverebbe in quei tunnel e che da lì a poco capiti nel parco di Big Hoop. La terza invece è proprio quella secondo cui Guybrush non sia altro che un bambino fantasioso, amante dei parchi divertimento e dei pirati, che ha inventato entrambe le storie per via di una giostra a sfondo piratesco. La prima teoria non so bene che segreto fosse, dato che è praticamente la seconda metà del primo gioco. La seconda invece mi sembra paradossalmente buttata lì, senza troppo criterio e senza alcun twist rilevante. Come dire che il segreto di Monkey Island potrebbe essere che alcuni personaggi possano teletrasportarsi o possano tornare indietro nel tempo. Può valere semplicemente tutto e senza alcuna rilevanza narrativa neanche lontanamente manifesta. Sono, e fui, molto propenso a credere che dunque fosse la terza, quella più vicina alla verità. Anzi, credevo proprio fosse la verità intera, dato che questo girare attorno di Gilbert mi sembrava più un voler continuare a giocare su un segreto ormai svelato, dato che solo lui aveva il potere di dire ufficialmente la versione corretta. Ci sono delle cose che ha detto che non tornano molto, come il fatto che, nella stessa intervista in chat, LeChuck e Guybrush sono in un certo senso fratelli, in un altro senso no, e che Big Hoop non è mai stato così rilevante nella storia. Queste cose non tornano perché non solo Guybrush e Chucky sono esattamente fratelli, ma il Big Hoop è il biglietto per andare a Disneyland. Se ho ragione di credere che la teoria del sogno ad occhi aperti di un bambino sia il segreto di Monkey Island, allora questi interventi come si spiegano? Com'è possibile che tutto porti a questa conclusione e lui si ostini a dire che è vicina alla verità ma non troppo? Di nuovo, sulle parole di Gilbert possiamo solo speculare. Questo perché egli è una persona e come tale può dire sia il vero sia il falso, sia un misto delle due cose, o non rispondere affatto. Dunque non sappiamo dove finisca la verità e dove invece inizi il suo ipotetico divertimento a farci semplicemente teorizzare, anche dopo essere stato scoperto. E questo non l'avremmo mai saputo, almeno sino ad un altro Monkey Island che portasse la sua firma.
Dunque, dato che non mi aspettavo una conferma sul segreto da Gilbert, scelsi di abbracciare la soluzione occamiana e di interpretare la verità che mi sembrava filare maggiormente. Potevo star sbagliando, ma sembrava davvero filare tutto. Ed è vero, ci sono delle parole di Gilbert a cui ho dato fiducia ed altre no, rischiando di incorrere nel bias di conferma in cui sono forse anche caduto. Il punto è che la selezione di ciò che reputavo vero e falso delle sue parole si origina da una cosa ben precisa, ciò che è presente nei giochi. Ed è vero anche che nel 2 qualcosa non torna, come Elaine nel finale e Chucky con gli occhi demoniaci. E devo darne atto, nonostante trovi convincente l'ipotesi del tenere aperta ogni strada possibile per la trama del capitolo successivo. Il punto è che in Monkey Island 1 e 2 gli indizi erano troppi e troppo consistenti. E questi indizi era il gioco stesso a darli, non si basavano sulla parola. Ecco perché avevo più fiducia in questi. Ecco perché le parole di Gilbert sul fatto che gli oggetti contemporanei avessero un significato superiore hanno avuto la mia fiducia. Perché trovavano consistenza nel gioco. Ecco perché, ancora, la fiducia nelle sue parole che non tornavano l'avrei verificata semplicemente con un altro gioco. Non promesse, non ipotesi, non mezze parole. Dovevo vedere dei fatti. E dopo davvero tanti anni, questi fatti sono arrivati. Chuck! No! Guybrush, come over here. Gently now. Remove my mask. Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. Esce dunque il nuovo capitolo, firmato da Gilbert e Grossman in persona. Sorvolerò sul gioco in sé, dirò solo che l'ho trovato bellissimo, davvero divertente e che graficamente non mi ha mai disturbato sin dai primi trailer e che mi piace molto come stile. Volendo avrei preferito ancora i pixel, ma per una ragione personale più che nostalgica. I volti seri degli sprite uniti ai testi umoristici infatti mi davano quel qualcosa in più, in ogni occasione. Semplicemente li trovavo più divertenti proprio per la loro serietà, dovuta alle caratteristiche grafiche. Dunque, tornando al segreto, la verità è sotto gli occhi di tutti. Il bambino del secondo capitolo non è Guybrush, bensì Boybrush, il figlio di Guybrush. Con un retcon abbastanza spinto è stata rimossa la magia alla fine del secondo capitolo, lasciando solo un riferimento e parte della discussione con i finti genitori di Boybrush e Chucky, che in realtà è un suo amico, non suo fratello. Raggiungendo Guybrush, emerge che i due bambini stavano inscenando una delle sue avventure. Ecco spiegato dunque il secondo capitolo. Era un'avventura di Guybrush, ma giocata dal figlio, che conosceva la storia perché, apprendiamo, Guybrush tende a raccontare spesso le storie delle sue avventure, motivo per cui Chucky e Dee se ne vanno appena Guybrush inizia a raccontare quella dove scoprì il segreto di Monkey Island. Dopo aver giocato all'intero gioco, senza dimenticare di menzionare il fantastico momento in cui ci si sente così vicini dopo anni al segreto che si trova semplicemente nella casa di Corina, a Melee Island, ci troviamo all'uscita delle catacombe del primo Monkey Island. Le Chuck e Lydia stanno combattendo per lo scrigno che contiene il segreto e facciamo per seguirli. Non nego che vedendo l'esterno bluastro avevo già pensato a qualcosa di particolare, troppo contrasto, troppo strano. Usciamo dalle catacombe, ci troviamo a Melee Island. Una Melee diversa però, perché si rivela tutto un gigantesco parco a tema, dove gli unici personaggi in carne ed ossa sono Stan, il proprietario, Guybrush ed Elaine, che lavorano al parco. Aprendo lo scrigno scopriamo la verità. Il segreto di Monkey Island è una maglietta. I found the secret of Monkey Island and all it was this stupid t-shirt. Si ritorna alla panchina con Boybrush, che si vede deluso dal finale raccontato dal padre. Vuole che il segreto sia qualcosa di diverso. Guybrush, dando una qualunque delle risposte possibili, dopo che Elaine e Boybrush si allontanano, resta sulla panchina, a guardare per alcuni secondi il giocatore con un sorriso accennato. I'll meet you down there.
is the secret of Monkey Island? I'm fed up with stupid questions like that. It's a surprise, okay? Ho letto di tutto in questo periodo riguardo il finale di Return. Ho letto anche altro rispetto al gioco in sé, ma non è il video per parlarne. Molti si sono detti delusi dal fatto che il gioco sembri all'improvviso abbandonare la sua trama per riproporre un finale più o meno già visto nel secondo capitolo e che lascia tutto irrisolto. Delusi anche dal fatto che il segreto di Monkey Island sia solo una maglietta. Ebbene, sono molto confuso. Sono molto confuso perché il finale di Return in realtà mi sembra dia una risposta a tutto e che diversamente non potessi andare. E mi spiego, utilizzando il gioco di Gilbert prima di Return. In Thimbleweed Park seguiamo determinati personaggi, ognuno con i suoi obiettivi, ma partiamo da un omicidio. Più andiamo avanti, più cerchiamo di scoprire di più sull'ambientazione e su chi possa aver commesso questo omicidio. All'improvviso però il gioco spiazza il giocatore abbandonando ogni tipo di trama fino a quel momento al servizio dei puzzle di gioco, mostrando come in realtà uno dei personaggi si accorga di trovarsi in un'avventura grafica, con tutte le contraddizioni del caso, come il fatto che i personaggi non possono pensare alle loro origini perché non sono scritte, o che non possono andare in determinate aree anche se lo volessero. Worse than a simulation. We are all just characters in a video game. Lo scopo, all'improvviso, è cancellare il gioco, così che non siano più costretti a ripetere questa esperienza per il gusto dei giocatori. Eccola, la sezione finale del gioco totalmente avulsa dalla trama sino a quel momento. E non ho nulla da dire, effettivamente è così. C'è una bella differenza con Monkey Island, però. In Thimbleweed Park non c'è nulla che potesse far presagire questo. Si segue una trama ben precisa e questo colpo di scena non è che uno schiaffo a tutto ciò che c'è stato in precedenza. Se nasca da un'incapacità di scrittura o da una volontà di scherzare sull'assurdo, non c'è dato saperlo. Monkey Island, invece, dal secondo capitolo ha iniziato a farci mettere in dubbio la realtà. Non sappiamo cosa sia vero, cosa sia falso e da anni sappiamo che il segreto sia qualcosa di ben più grande di qualcosa di fisico. Tanto che in Monkey Island 1, Corina dice espressamente che siamo destinati a scoprire qualcosa di terribile su di noi e sul nostro mondo. Un mondo che invece è pieno di umorismo, senza malizia, nonostante sia sui pirati. E questo è vero, perché nella storia di Return, Guybrush ci racconta che il curriculum dei 3 pirati dall'aspetto importante sia effettivamente quello di un pirata e che non ci sia posto per delle stupide 3 prove. 3 prove, di nuovo, che sapevano di attrazioni di un parco divertimenti, tanto da restituire delle t-shirt in regalo. Citando nuovamente Gilbert, gli elementi moderni nascondono qualcosa in più e non si fermano al solo umorismo. Senza citare Gilbert, gli elementi moderni hanno nascosto qualcosa in più, perché sono il segno che questa storia sia inventata per un target che non cerca verità storica, non cerca violenza, non cerca aggressioni, non cerca tristezza. Cerca solo tanto divertimento e fantasia, come un bambino. Non c'è proprio nulla di inaspettato nella natura del finale di questo capitolo. Dovevamo solo sapere la verità, la versione corretta. Infatti mostrare lo squarcio della realtà andava addirittura fatto, non avrebbe avuto alcun senso ciò che è venuto prima altrimenti. Il finale di Return mostra come non sia tutto frutto di un Guybrush bambino, ma che ogni Monkey Island, legittimando anche quelli non di Gilbert, sia una storia che Guybrush racconta a suo figlio. Un papà pieno di fantasia che attinge dai personaggi del parco divertimenti in cui lavora per realizzare delle storie su misura per suo figlio. La più grande avventura questa, come dice il finale cattivo per così dire, di Return to Monkey Island, cioè quella della genitorialità. Questo è il segreto di Monkey Island. Dopo decenni, il segreto di Monkey Island non è una maglietta, non sono ricchezze, non è qualcosa di fisico e non sono neanche gli amici fatti lungo il percorso. Il segreto è che è tutto nella fantasia di Guybrush. Ed in qualche modo Guybrush, in questi anni, ha avuto modo di raccontare le sue storie anche a noi. Trovo fantastico come questo finale in realtà renda consistente anche gli interventi di Gilbert su cui ho avuto dubbi anni fa. Le Chuck e Guybrush infatti non sono dei veri e propri fratelli, lo sono nelle storie, ma in realtà uno dei due non lo è, perché non esiste. Le battute, come Gilbert sostiene nell'intervista con Dominic Armato, non sono semplicemente battute, perché fanno riferimento al mondo reale. E la teoria del parco divertimenti immaginato dal bambino, vero, è quella che più si avvicina alla verità, ma neanche troppo. Infatti non è lui, non è la metafora di Gilbert ad essere il segreto, bensì il padre del bambino a raccontare le sue fantomatiche gesta piratesche. Lui si è immaginato questi racconti, con cui fa sognare suo figlio al punto da imitarlo con i suoi amici.
Big Whoop non è importante nella storia. Infatti il segreto non è questo, non è un biglietto per Disneyland. In quella storia c'era Big Whoop ed era importante, perché era il figlio a mettere in atto Monkey Island 2. Ed è quello il segreto, l'immensa ricchezza per un bambino. Ma nella storia il segreto è, ancora una volta, i racconti del padre. La maglietta dunque non è il segreto di Monkey Island, non è il segreto della serie, è il trofeo, l'obiettivo della storia raccontata da Guybrush. Questo può diventare Big Whoop, può diventare qualcos'altro, rispetto alla storia che va raccontata. Ma è naturale che non sia questo il segreto della serie. E non ha senso dire che è lo stesso finale del 2 lamentandosene. Anzi, era a dir poco necessario mantenere una continuità con la fine del 2 e l'inizio del Return. Avremmo altrimenti avuto delle domande, altri dubbi su cosa sia reale e cosa no. Invece, in questo modo, abbiamo finalmente avuto la verità completa ad una domanda di cui avevamo già intuito parte della risposta. Ecco che, improvvisamente, tutto diventa consistente e tutte le uscite di Gilbert diventano coerenti. Il retcon iniziale poi rafforza ciò che pensavo del volto demoniaco di LeChuck e di Lane alla fine di Monkey Island 2. Probabilmente erano lì solo per non limitarsi al finale col parco divertimenti. Ecco perché dunque non sono d'accordo con chi accosta questo finale a Thimbleweed Park. Oppure, come letto su Reddit, come se all'improvviso God of War si interrompesse e ci trovassimo in un salotto di casa, con un padre che usa Kratos come lezione sul rapporto padre-figlio. E non è così. Monkey Island è da più di 30 anni che ha squarciato la sua realtà. God of War non si è mai messo in dubbio. Monkey Island l'ha fatto sin dal primo capitolo e Gilbert l'ha detto sin dal primo capitolo. Ed è vero, le persone sono rimaste deluse dal non giocare effettivamente l'ultimo scontro con LeChuck. E anch'io probabilmente avrei voluto una sezione di combattimento, ma per una questione di gameplay, di meccanica da voler affrontare e conoscere. Per il racconto, invece, non mi sento di aver perso nulla di rilevante. Questa è una mia interpretazione, ma credo che il finale essenzialmente illustri come Guybrush, nello scontro tra LeChuck e Lydia su Melee Island, abbia sottratto le chiavi per il forziere e si sia appropriato del tesoro. Questo è il finale della storia raccontato a Guybrush. Noi giocatori l'abbiamo semplicemente visto nella realtà, per ciò che è, il premio di un'attrazione del parco. Dunque questo è il segreto. E personalmente è di una solidità che mai mi sarei aspettato. Temevo sul serio di non avere risposte dopo anni, o che qualsiasi cosa fosse non mi avrebbe soddisfatto. Questo segreto, cioè che sono tutti racconti di Guybrush, potrebbe risultare un deus ex machina troppo grande, tale da giustificare debolmente anche quelle che in realtà possono essere scelte infelici di scrittura del gioco. C'è dunque da distinguere bene, perché è vero che essendo un racconto molti elementi possono spiegarsi, ma dobbiamo restare sempre vigili. Ad esempio, ho letto dei commenti sui Lane, poiché il gioco sembrava stesse facendo un build-up per un momento in cui Lane potesse separarsi o addirittura tradire Guybrush a causa dei suoi comportamenti distruttivi, e invece tutto si risolve con una conversazione dai toni decisi, ma non di più, nella foresta. Di nuovo, è la storia raccontata da Guybrush, in cui c'è sua moglie. Non poteva che andare così, dovrei dire, rispetto al discorso sul segreto. Forse sì. Anche se, a dirla tutta, anch'io ho notato che questo build-up stesse avendo una certa rilevanza, ed è stato anticlimatico smorzato così. Ed è vero, fila, ma penso che dovessero andarci comunque più piano o più decisi, anche perché Elaine non è novella a dispetti verso Guybrush. In ogni caso, il segreto è per me estremamente consistente, anche rispetto a tutte le affermazioni fatte da Gilbert sullo stesso. Su altri aspetti, infatti, ha cambiato idea. Sosteneva addirittura che Elaine non dovesse mai sposarsi con Guybrush, come hanno fatto invece in Curse of Monkey Island. Ever lived up to your expectations? On the bright side, it's 100% pre-washed cotton. Glass half full. That's why I married you. Io, comunque, sempre perché non so Gilbert cosa abbia pensato durante questi anni, non ho idea se abbia davvero avuto in mente il segreto da 30 anni o se sia riuscito a ricamarlo in modo concorde a tutto ciò che ha detto negli anni passati. Il retcon dell'inizio di Return, infatti, può anche essere nato per adattarsi a questo segreto ideato dopo l'uscita del 2. Inoltre, la storia di Return, anche un po' per via della lettera finale ai giocatori, mi ha mostrato una cosa ben precisa, la genitorialità. Ed è per questo che sono propenso a credere che il segreto sia qualcosa di emerso tra il 2 e il Return.
Io non sono attualmente genitore, anche se non ho più 20 anni. Dopo aver letto la lettera finale, ho ripensato al Guybrush padre visto poco prima sulla panchina. Soddisfatto. Un padre che stava vivendo la sua più grande avventura, al netto della bellezza anche delle sue fantasie più belle. Un concetto del genere e basare tutta questa serie su esso non mi sembra un qualcosa che farebbe un ventenne, soprattutto all'inizio della sua carriera, nel pieno delle possibilità da cogliere, muri da abbattere e su cui sbattere. Mi sembra infatti più una riflessione di un uomo maturo che ha anni di esperienza alle spalle e, tra tutte, l'avventura che più ha amato è stata quella della sua famiglia. Che sia per la sua infanzia o per la sua maturità, Gilbert è ed è sempre stato intimamente connesso a Monkey Island. Mi ritengo estremamente soddisfatto di ciò che ho giocato e soddisfatto di aver avuto finalmente una risposta dopo tutti questi anni. Tra i vari build-up, quello del segreto di Monkey Island, per stessa ammissione di Gilbert, era diventato troppo grande, al punto che sarebbe stato facilissimo dire che scemenza a prescindere da ciò che è. E credo che per qualcuno stia accadendo. In tutta onestà, invece, io sono felice che il segreto sia questo. Qualcosa che ha avuto senso da sempre e che avremmo potuto intuire in qualche modo. E l'abbiamo fatto. Ma necessitava di un'ultima virata da parte di Gilbert per potersi completare.